Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. In questo episodio vedremo tutti i modi alternativi di dire no in italiano, modi informali e specialmente quando siamo molto categorici, ok? In un altro episodio poi vi farò vedere anche modi più formali e più cortesi di dire no. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo proprio sulla rotellina in basso a destra del video e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche quelli in inglese, francese e spagnolo se ne avete bisogno. Allora iniziamo quindi subito dal no. No, semplicemente appunto no, la negazione che tutti utilizziamo, che tutti conosciamo, quindi per esempio vuoi fare una passeggiata? No. Un altro modo di dire no è anche il mai. Mai che in realtà in genere ha un'accezione temporale, giusto? Allora, per esempio, in questo caso, vivresti mai in Australia? Vedete qui, c'è una possibilità, è un po' ipotetico e rispondiamo con, per esempio, mai, è troppo lontana. Quindi vedete, è un po' il significato, è sinonimo in questo contesto di no. No, è troppo lontana. Quindi è una possibilità in questo senso, allora il mai può rimpiazzare, può sostituire il no. Un altro modo poi per dire no o per fortificare, per rendere più sentito il mai è mai e poi mai. Vedete, è ancora più enfatizzato. Per esempio, studieresti ingegneria se ne avessi la possibilità? Oh, mai e poi mai, a me piacciono le materie umanistiche, per esempio. Poi abbiamo anche neanche per sogno. Neanche per sogno, vedete, tutte queste espressioni si traducono molto anche in inglese appunto alla corrispettiva in your dreams, ok? Per favore, puoi prestarmi la tua bicicletta? Neanche per sogno, l'ultima volta me l'hai rovinata, ok? Quindi no, assolutamente, poi abbiamo anche assolutamente no, ecco, però neanche per sogno. E poi non se ne parla nemmeno, un altro modo di dire di no. Per esempio, cosa potrebbe essere? Mamma, mi compri un altro gelato? Non se ne parla nemmeno, non se ne parla nemmeno. E poi abbiamo anche nemmeno o neanche se mi paghi, ok? Quindi neanche se mi paghi farei qualcosa, ecco, quindi è molto una negazione anche questa molto forte, sono tutti molto più sentiti del semplice no, sono tutti molto più forti del semplice no, come vedete. Per esempio, vuoi assaggiare un bel minestrone di carote? Neanche o nemmeno se mi paghi, non mi piacciono le carote. Poi proseguendo per intensità, nemmeno o neanche per tutto l'oro del mondo. Ti metteresti un serpente intorno al collo? Neanche per tutto l'oro del mondo, ho paura dei serpenti, ok? Poi c'è anche per niente o per niente al mondo, quindi per niente al mondo, per esempio, hai studiato che hai la verifica di matematica domani? Ah, per niente, inizio adesso. Oppure per niente al mondo faresti mai bungee jumping? Oh, per niente al mondo preferirei morire. No, diciamo comunque per niente al mondo ho troppo paura appunto soffro di vertigini, mettiamo, ok? E poi abbiamo anche fuori discussione. E fuori discussione un pochino più formale, così come anche è escluso, l'espressione è escluso. Queste sono un pochino più formali di tutte queste espressioni che abbiamo visto. È fuori di discussione, però è anche utilizzato anche a livello così familiare, quando per esempio mi viene in mente il ragazzino che chiede alla mamma mamma mi compri un motorino? È fuori discussione, quindi categoricamente no, ok? Fuori discussione. E poi è escluso e proprio anche questo è un sinonimo di è fuori discussione. Per esempio, il Regno Unito ritornerà mai a far parte dell'Unione Europea? È escluso. Quindi no, praticamente, possibilmente no, ecco. Poi abbiamo anche assolutamente no. Ti piace il mio divano? Il mio divano nuovo? Assolutamente, però in genere lo combiniamo con assolutamente no, perché assolutamente potrebbe avere anche un significato positivo, quindi diciamo
assolutamente no, diciamo il no appunto dopo. E poi anche possiamo dire in nessun modo e in nessun caso, anche questi quando seguono il no. Quindi, per esempio, questa foto è ritoccata? No, in nessun modo. Oppure in nessun caso sarebbe, lo perdoneresti mai? No, in nessun caso. Poi possibilmente la più forte, la più intensa tra tutte queste espressioni è manco morto, manco morta. Quindi preferireste morire piuttosto che fare questo qualcosa che magari vi chiedono. Per esempio, proviamo ad andare in campeggio quest'estate? Manco morta, ma lo sai che mi piacciono le comodità, ok? Vado solo in hotel, mettiamo, no? Quindi I'd rather die traduce proprio come I'd rather die than doing something in inglese, quindi c'è anche questa espressione in inglese, però ecco è un'espressione molto utilizzata in italiano proprio perché ci piace enfatizzare appunto quando esprimiamo un no. E poi un'altra espressione carina è un corno, un corno. Sei triste? Un corno, sono contentissima oggi, ok? Quindi un corno è un'altra espressione che ho appunto visto che in inglese traduce come un po' my foot, se si utilizza tanto, fatemelo sapere. E poi abbiamo col cavolo è un pochino, non è volgare, però non è neanche molto educata come espressione, anche se tutte quelle che abbiamo visto sono in realtà molto molto informali, usate solo in contesti familiari del tipo appunto famiglia, amici, appunto persone che conoscete. Per esempio, ti arrendi già? Col cavolo che mi arrendo, mi impegnerò ancora di più. E col cavolo, un sinonimo di col cavolo in realtà è col fischio, col piffero, che però non sono, questi sono più educati in realtà che dire col cavolo, ma secondo me questi non si utilizzano poi così, soprattutto col fischio, in realtà sembrano un po' datati, un po' degli anni 70, ecco, si diceva appunto, si vedeva anche nei libri, appunto col fischio, questa espressione era un po' uno slang allora, negli anni 70, dire col fischio, però ecco, è molto carino, ecco, molto scherzoso anche dire appunto col fischio, col piffero. Il piffero è un altro modo, anche questo un po' datato, per dire flauto, quindi è lo strumento musicale, e anche questo comunque è lo stesso sinonimo del col cavolo, praticamente, no way, però ecco leggermente col cavolo leggermente è più volgare, insomma, però non è volgare, lo potete utilizzare con amici, ecco, con la famiglia e via. E poi un'altra espressione su cui volevo concentrarmi oggi è ma che è molto molto tosta da tradurre in inglese come espressione, proprio si traduce in molti modi diversi, potrebbe essere no way, not at all, certainly not, of course not, yeah right, you kidding me, ok? Quindi do l'idea, quindi molte diverse espressioni in inglese per appunto rendere questo ma che esprime una forte negazione, no? E possiamo anche in realtà utilizzare ma stai scherzando, in realtà in italiano sì, in genere rende il ma che. Vi do qualche esempio. Tua sorella è venuta a prenderti a scuola? Ma che sono venuti i miei genitori, quindi ma che no, ma stai scherzando? Certamente no, vedete? Certamente no, ma stai scherzando? Sì, giusto, sì, certo. Vedete come si può anche appunto, e in realtà traducendolo in inglese con queste espressioni rende adesso l'idea. Giovanni ti ha restituito il libro? Ma che se lo è tenuto? Quindi tra l'altro pensavamo o non pensavamo che Giovanni ci restituisse il libro, ma più di tanto certamente no, non ci confidavamo tanto, appunto non eravamo troppo sicuri comunque che ci restituisse il libro. E poi un'altra, è già passato l'autobus? Ma che ritardo di mezz'ora, quasi però non ce lo aspettavamo neanche qui che passasse l'autobus in diciamo puntuale, no? Quindi sì, certamente no, ma stai scherzando, ecco. Quindi questa è un'altra appunto espressione molto colorita, ecco, per dire no a livello informale.
Allora questo è tutto per l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto e spero che abbiate imparato del nuovo vocabolario in più relativo proprio a modi alternativi di dire no in italiano. Utilizzateli solo a livello informale, mi raccomando, non a livello formale. Perché appunto altre espressioni, dovremo vedere altre espressioni proprio a livello formale in un altro episodio. Allora vi auguro un buon proseguimento, una buona giornata, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!